Buonasera a tutti, cari amiche e cari amici della Stanza delle Orchidee. Ben ritrovati con con lo nostro appuntamento consueto con lo studio del buddismo e gli scritti di Nichiren Daishonin, studio di maggio. Insieme a Giovanni e Angela, che saluto. Buonasera a tutti. E Buonasera. grazie al supporto fondamentale al lavoro in regia e in montaggio di Roberto Poggetti, Fabrizio Passarini e Alessia Righetti, dalla redazione Mimmo Filippone. Stasera insieme approfondiremo, come avete visto ultimamente, una lettera che non è mai stata, di Nichiren chiaramente, che non è mai stata approfondita e si intitola Documenti ufficiali falsi. Io direi di iniziare, passo la parola a Giovanni. Perfetto, intanto vorrei dire che noi si incomincia questa lezione che è il 3 maggio, quindi è una giornata storica per i tre presidenti e quindi noi questa lezione la facciamo proprio stasera. Quindi sono documenti ufficiali falsi, quindi documenti ufficiali falsi. Già il titolo. Volume 2, pagina 824-825, il terzo giorno del quinto mese 1280, risposta alla monaca laica di Kubo. Perché questa lettera? Il problema della comunicazione e dell'informazione e della loro manipolazione per affermare un proprio potere o per manipolare l'opinione pubblica è uno dei temi attuali di maggiore interesse sociale. Oggi, come ai tempi di Nichiren, possiamo dire, in tutte le epoche, la battaglia per la libertà di pensiero e di critica sicuramente di fondamentale importanza per la salvaguardia del futuro dell'essere umano. Pensate, si parla di 8 secoli fa e se si guarda non è cambiato niente. Anzi, l'abbiamo rafforzato. Perché? Rafforzato perché c'è stata un'evoluzione sia dell'essere umano di tutti, però le cose che c'erano 8 secoli fa non cambiano assolutamente. E quindi solo una coscienza pienamente risvegliata spiritualmente può sopravvivere a quello che qualcuno vuole preparare per noi. Come molti di voi hanno notato e apprezzato, e noi ringraziamo per le parole sostenute e ricevute, stiamo scegliendo delle lettere di Nichiren per approfondire i temi del nostro tempo. Vi invitiamo a discutere fra di voi e soprattutto con coloro che non seguono il buddismo di Nichiren. Quando si parla, per cortesia, noi per preparare la lezione si dialoga fra di noi, si approfondisce, perché esce fuori un sacco di cose nell'approfondimento. Quindi quando vi si dice anche voi, dialogate fra di voi, quando siete anche online, come vi pare, dialogate e le parole sono molto importanti e poi si vede perché. In questa lettera si vede perché le parole e l'attenzione è importante. Quindi un approfondito dialogo è la base per sviluppare un forte senso critico nel valutare la realtà che viviamo. Passo la parola a Andrea. Sì. Perché così spiega l'origine e la motivazione della lettera. Sì, infatti è importante approfondire anche perché ha scritto questa lettera, chi l'ha scritta e il periodo storico. Come si diceva, la data è importante, 3 maggio, come oggi, no? Proprio nel buddismo i numeri sono importanti, no? Perché non sono casuali, spiego. Quindi 3 maggio ha scritto questa lettera. 3 maggio è un giorno fondamentale per la propagazione, grazie a Toda e a Ikeda, che hanno preso decisioni importanti. 3 maggio noi siamo qui insieme a voi a approfondire questo scritto, quindi diciamo che non è un caso, che ultimamente ci capita spesso. Quindi origini e motivazioni della lettera. Probabilmente Nichiren scrisse questa lettera nel 1280, però altre fonti dicono nel 1278, però sicuramente nel periodo di Atsuhara, della persecuzione di Atsuhara. Come si è già detto, è scritta alla monaca laica di Kubo, questa signora che viveva nella zona del Fuji. Nichiren all'inizio la ringrazia per le offerte e poi gli spiega che sicuramente, questo dà anche il titolo alla lettera, sicuramente dietro alle persecuzioni di Atsuhara c'erano la falsificazione di documenti ufficiali, quindi dal titolo documenti ufficiali falsi. Pensate, già allora documenti ufficiali venivano falsificati per perseguitare le persone, come vedremo nel corso dello studio. E dice Nichiren anche che questo, lui era convinto e certo di questo, perché era già avvenuto nel 1271 quando lui fu esiliato a Sado. Praticamente 3 volte minimo furono falsificati i documenti, perché non c'erano accuse reali
dovevano falsificare qualcosa per fermarlo. Poi le fa notare anche che il reggente che aveva seguito queste macchinazioni, come vedremo, ora sarebbe stato più attento perché si erano accorti che erano documenti falsi, quindi prima di accusarli ci avrebbe pensato un paio di volte, come si dice da noi. Poi Niscila afferma che quando alti funzionari, nascondendosi dietro l'autorità del reggente, tentano di distruggere o fermare coloro che propagano il sopra del loto e le perseguitano, non solo condurranno il paese e i loro signori alla rovina, ma condanneranno anche se stessi. E questo è un aspetto che nella storia distrugge sempre, cioè connubio tra potere politico e religioso. Iniziamo con la spiegazione leggendo il primo brano della lettera. Ho ricevuto 5 pacchi di polpette di riso avvolte nelle foglie, 10 germogli di bambù e un cilindro di bambù pieno di sakè. Ora qui lui dettaglia tutto perché era proprio una tradizione, Nietzsche ne faceva sempre così, per comunicare che gli era arrivato tutto, anche perché lì sono abituati a fare in questo modo. E mi è venuto in mente, vedendo questo dettagliato resoconto di Nietzsche, quello che successe a Daisaku Ikeda quando nel 1956 nel Kansai, quando fu accusato falsamente di brogli elettorali e ha dovuto fare un processo. Grazie al fatto era che stato accusato di brogli elettorali, quindi grazie anche in modo falso perché non ha fatto niente, però se non aveva le sue agendine che tutti i giorni riportava quello che faceva e la moglie l'aveva grazie alla moglie che scriveva tutti i giorni, quindi quello gli servì a scagionarsi che in quei giorni lì lui in realtà non era nel Kansai ma era da un'altra parte. Era da un'altra parte, esatto, se no veniva accusato, quindi è importante. L'importante è scriversi sempre tutto. Tra l'altro io ho scoperto che anche il nostro amico Giovanni ha questa buona tradizione. Qualche giorno fa mi ha fatto vedere, penso gli ultimi 25 anni, non so, da sempre, tutte le agendine con tutto quello che fa quando si incontra con noi, quando qualsiasi cosa. No, io faccio l'agenda giornaliera, è come un'agenda di bordo, di navigazione. Io tutti i giorni mi scrivo quello che faccio, sia che parli con le persone, che non parli con le persone, se c'è un problema, anche addirittura quanti chilometri faccio. Io mi segno tutto, perché se domani mi vengono a dire che io ho fatto qualcosa e solo per modi Alessandra, no, non era Alessandria, ma era Livorno. Quindi si era attaccato. Quindi perché? Perché guardate, Nichiren Daishonin è molto dettagliatamente, tutti i tre maestri hanno fatto uguale. Quindi noi discepoli, siccome si parla tanto, il Presidente Ikeda ha detto, Toda ha detto, Nichiren ha detto che dobbiamo anche documentare specificamente quello che facciamo. Per questo anzi ho detto, quando si sente una lezione o qualcosa, parlatene fra di voi, approfondite, perché vedete che scoprirete, vedete anche qui quando dice, quando lui parla dettagliatamente, ci è venuto a mente cosa faceva il Presidente Ikeda, ma se noi non si dettaglia e non si parla, si rimane in superficie. Si rimane in superficie, perfetto. Quindi dopo aver dettagliato tutto il materiale che aveva ricevuto, prosegue. Come al solito è piovuto senza sosta e i giorni d'estate sono lunghi. Proprio nel momento in cui nessuno più riuscirebbe a farsi largo fra i sentieri soffocati dalla vegetazione nelle profondità delle montagne, la tua voce sola mi è giunta insieme al canto del cuculo. Ho provato un'immensa gratitudine. Io vorrei si riflettesse bene, dice, come al solito è piovuto senza sosta, i primi giorni d'estate sono lunghi, proprio nel momento in cui nessuno riuscirebbe a farsi largo fra i sentieri soffocati dalla vegetazione. E pensa a questa donna da sola, cioè si parla di... No, aspetta, nella profondità delle montagne. 8 secoli fa, io non lo so come ci è arrivata. Esatto. Non lo so. Però ci è arrivata. Ci è arrivata da sola. Cioè, che coraggio, Perché? Perché questo significa... Cioè, quindi questo è viaggiato la da Minò. convinzione di questa donna. Motivazione. Convinzione e passione. Forte fede. E convinzione. Senza motivazione, senza passione e convinzione. Non l'avrebbe affrontato. Anzi, vorrei dire di più. E noi si parla sempre che ognuno di noi vorrebbe il successo nella vita. Come si fa a ottenere successo? Perché qui noi abbiamo detto motivazione, passione e convinzione. Questa donna come ha fatto? Se è partita da Minobu andare
affrontare quel viaggio. Se non c'aveva la motivazione per andare a trovare Niscire, se non c'aveva la passione e la convinzione. E infatti qui io mi sono scritto, cos'è il successo? Il pensatore inglese Walter Peters scrisse, il successo nella vita è bruciare sempre di continua passione, mantenendo quest'estasi le persone che vivono pienamente risplendo di energia vitale. Quindi senza passione non si studia, non si fa niente, perché la passione ci dà l'energia per avere successo nella società, per noi stessi e per le nostre famiglie. Per superare tutte le difficoltà, Cioè, gli impedimenti, anche nella stanza dell'orchidea, ma da qualsiasi parte, se non c'è passione non si fa niente, perché ci cala lo stato vitale e non abbiamo la forza, l'energia di propagare la legge. Bene. Vai, scusami. Il caso Atsuara, la verità sui fatti. Adesso, per quanto riguarda l'episodio, questo è Nishire, adesso per quanto riguarda l'episodio di Atsuara, forse ha capito qual è la verità. Anche i fatti accaduti in precedenza derivavano da una serie di menzogne. Tanto per cambiare. Domanda: cos'è effettivamente successo a Atsuara? E se il Dashoni sia Daigonzo. Vedi, siamo pronti. Madonna, Siamo qui avete a poco. bevuto il caffè con la stichinina? E se... Stasera siamo... le parole ha detto Guarda, prima sono importanti. perfetto, ma io Ma lui vedi lo fa apposta. per vedere se Doscio e Domio, Domio e Doscio. Domanda: cos'è effettivamente successo a Atsuara e se il Daigonzo sia stato effettivamente scritto per quell'occasione? Questa è una fondamentale questione per quanto riguarda l'utilizzo dei mandala Onzo di Nishiri. È importante che ognuno di noi approfondisca le tematiche e dialoghi con gli altri usando un linguaggio semplice e comprensibile. Leviamoci tutti. A proposito di Gonzo, di questa, che è un punto importante questo, perché ha influenzato tutta la storia poi del buddismo di Nishi, la propagazione. C'è un video sul nostro canale, se andate a vedere Chianciano 2022, un approfondimento di Mimmo Filippone e Donatella Previglieri che si intitola La persona e la legge. Se lo vedete spiega esatto, loro spiegano più, poi ci hanno fatto un approfondimento di mesi e mesi, vorrei dire anche anni, proprio hanno approfondito e l'hanno spiegato, quindi se non si va a rivedere questo video vedete che si acquista consapevolezza. Quindi nel 1279 20 contadini che erano seguaci laici di Nishire, noi siamo partiti con 18, loro 2 di più di noi. Non c'era contadini, ma insomma... Perché noi siamo partiti a stanza ortiere, avevamo 18, loro 20, erano 2 più di noi. Vedi, siamo, La storia si ripete. la cosa è esatta. Furono sommariamente arrestati a Atsuara, nel distretto di Fuji, e furono inviati per il processo a Kamakura, dove 3 di loro furono decapitati. Questo incidente è noto nella storia del buddismo di Nishi come le persecuzioni di Atsuara. Io ho fatto una riflessione. Perché proprio i contadini? Come mai viene sempre giustiziato il popolo? E poi le minoranze, come mai? Mai Chi ha potere, certo. perché chi ha potere sono omologati. Quindi loro stanno bene in poltrone perché devono mantenere le poltrone. E infatti quando si guarda sono sempre cittadini, Persone comuni. persone comuni, Sì. sono sempre perseguitate perché non hanno mezzi per difendere. Però loro non si sono arresi. Esatto. E loro infatti, e qui dice, per poter comprendere la storia occorrerebbe concentrarsi su alcuni aspetti fondamentali. Number one, in inglese ma in italiano si dice 1, le circostanze delle persecuzioni e le tensioni politiche e religiose che l'hanno alimentata e considerare come Nishire sia stato in grado di persuadere i suoi seguaci a rimanere saldi di fronte a una grave minaccia. Quindi lui ne ha detto mantenere la fede. 2, come si dice in inglese? E io dico in italiano 2 perché a volte No, poi sì, si già. rischia. I legami tra l'interpretazione di Nishire della persecuzione e i temi più ampi del suo insegnamento della devozione esclusiva al Sutta del Loto, quindi non aveva interessi particolari,
in particolare la questione dell'offrire la propria vita per il Sutta del loto. Quindi pensate. Come hanno fatto i contadini. Esatto, come hanno fatto, e quindi per questo contadini mi sono andati dietro e gli ha dato la convinzione, perché prima di tutti lui ha trovato le persecuzioni. E il raggiungimento della buddhità nella forma presente, quindi dice anche quando succedeva queste cose loro raggiungevano la buddhità nella forma presente, Sì. come ognuno di noi, non c'è bisogno di fare cose. 3, come si dice 3 in inglese? Three. Sì. 3, e io dico 3, approfondire i resoconti successivi alle persecuzioni di Atsuara e come questi abbiano modellato un ideale di comportamento, pensate, hanno modellato come quando si modella, no? Di comportamento all'interno della tradizione del buddismo di Nishi su come i devoti del Sutta del Loto dovrebbero incontrare l'opposizione di coloro che sono al potere. Come dicevi prima, invece chi ha il potere non interessa. No, è perché ne interessa che tengano tutto, è tutto sotto controllo, sembra strano, per mantenere... Anche le religioni, no? Chi ha potere religioso qua a un certo punto si va d'accordo il ma potere. tanto questa lettera lo spiega, perché sta spiegando Quello proprio dicevo questo. che l'inglese, poi c'è i sottotitoli. Scherzo. No, vabbè, so. Vai. Un approfondimento del caso di Atsuara lo troverete sul nostro canale, la sezione approfondimenti a cura del Centro Studi sul buddismo di Nichiren Daishonin della stanza dell'orchidea. Prossimi giorni. Sviluppare una propria opinione serve a dare la parola a Andrea. E Scrive in Nichiren. questa è Nichiren la Writing. tua opinione la dici. Nichiren Writing. Ah. Il governante, il signore di Sagami, che aveva creduto alle calunnie che circolavano fra la gente e senza informarsi con maggiore accuratezza, eccoci, Vedi? aveva mandato questo prete, cioè Nichiren, in esilio, ha rimpianto le sue azioni e mi ha perdonato dopo. E dopo. Dopo. A questo punto, come potrebbe punirci nuovamente senza un reato palese? Cioè, questo fatto di giudicare senza informarsi con accuratezza è una cosa che vedremo nella storia, si ripete spesso. Sembra che anche te, Giovanni, hai vissuto una cosa del genere. Qualcuno ti ha voluto giudicare senza ascoltarti. È come nella religione cattolica, che non ha colpa è scabile la prima preta. Credo che tutti abbiamo avuto sempre delle cose senza informarsi, perché ci piace pulirci la bocca per parlare degli altri. A me non si parla di noi stessi. Ma comunque, sostanzialmente Nichiren era stato oggetto di quello che con un inglesismo definiamo fake news. In italiano invece si dice notizie false, come gettare fango sulla gente. E si getta in genere sulle persone. Il bello è che si impegnano, ci si impegna parecchio per parlare male della gente, è come aver fatto una scuola. Diceva la canzone La calunnia è un venticello. È un venticello. È così Una uguale. lirica. Il problema oggi delle informazioni, occhio, delle informazioni a causa della manipolazione della comunicazione è sotto gli occhi di tutti, ma le persone continuano a farsi manipolare. Pensate che l'Italia nell'informazione era al 41esimo posto. In questi 2 anni dell'informazione, 41esimo posto. Dopo la pandemia dell'informazione, pensate, oggi siamo al 58esimo posto, siamo indietreggiati di 17 posizioni. Dopo la Giamaica, mi sembra, il Gambia. Ma No, noi non per questi paesi, No, anzi, però per dire, noi che ci si reputa una nazione, siamo nel Libera, G7, democratica, quindi siamo una nazione potenziale, però, quindi tutti si sente, tutte queste fake news, pensate, prima eravamo al 41esimo posto e già ci sarebbe da dire qualcosa, ora poi siamo al 58esimo, dopo la pandemia. Quindi pensate cosa sta dicendo le Perché televisioni. poi tutto questo porta a non avere più fiducia nella comunicazione. Esatto. E quindi, dopo aver fatto questa legge, non saremo qui a fare un'analisi sociologica della questione, ma quello che ci interessa sottolineare come la verità viene spesso manipolata per sostenere interessi di animalità, avidità, collera da parte di umani interessati solo al proprio tornaconto. Basta guardare. Quelli che sono al governo, chiunque, non perde mai il suo stipendio, stranamente. Comunque, questo è stato anche il caso di Nichiren, accusato ingiustamente da funzionari seguaci di alte dottrine buddiste fermamente criticate dallo stesso Nichiren come causa principale
delle sofferenze del popolo giapponese. Ci vuole sempre Un capo espiato. un capo espiatorio. E chi è? Chi è meglio del popolo? Anche chi è esposto, chi si espone. E certo, chi si espone, certo. Chi sta zitto. Appena uno si alza, come, Eh. come nell'altra lezione si era parlato di Sankara, come si è alzato un pochino, avevo fatto fuori. Così. Chi poi è pensato. Domanda: quanta sofferenza viene creata oggi alle persone che col libero spirito critico contestano le azioni dei potenti? Perché quando fa un'azione, no? Quando te contesti qualcosa, allora non Ci siamo in Itaidoshi, non c'è qui, non C'è c'è, arroganze. c'è arroganze, e funzionano così. Anche quelli che fanno la guerra sono in Itaidoshi, sono tutti convinti, C'è un obiettivo comune. hanno un obiettivo comune. Quindi la verità comunque emerge sempre, e per questo quando si parla di verità io farei parlare Andrea. Bravo, grazie. Questo è bello. L'uomo della verità. Questo è importante. Beh, si è messo la giacchettina azzurra, capisci? Perché Questo è importante. questo è importante. Io parlo, ma dico le parole di Nishide. Certo. Prosegue Nishide. Anche se in cuor loro le persone al servizio del governante sono nemiche del Suda del Loto, si domandavano se fosse il caso di parlare male di noi al loro Signore. Quindi diciamo anche il dubbio. Così, quando hanno cercato di usare la situazione di Atsuara come pretesto per perseguitarci, è accaduto che invece sono venute alla luce le loro stesse bugie. Alla lunga la verità emerge sempre, occorre essere determinati ad affermarla sempre, qualsiasi conseguenza dobbiamo affrontare. Invece a volte si sta zitti perché hanno paura che qualcheduno ci dica non va bene, ma sapete perché? Perché forse uno ha una responsabilità di più o ci sembra che occupi una poltrona più alta e quindi a volte stiamo zitti. Però, come dice un vecchio e noto proverbio, le bugie hanno le gambe corte, ma occorre prima di tutto chiederci cos'è la verità, perché se noi ci arrendiamo, la verità rimane lì. Se invece noi non ci arrendiamo mai, prima o poi viene fuori. Ma infatti dice, la verità emerge sempre, sì, ma se fai qualcosa, Eh. non emerge da sola. Uno dei grandi padri della fisica quantistica, Werner Heisenberg, affermò che non sarà mai possibile attraverso la ragione pura arrivare a qualche verità assoluta. Qual è la verità di Nietzsche che voleva affermare per cui subì costanti persecuzioni? Nel considerare il motivo per cui Nietzsche si impegnò in una confutazione così forte della religione e della politica dello shogunato e delle altre scuole buddiste, possiamo giungere alla conclusione che egli lottò per umanizzare il buddismo, che era lontano dalla gente. Insegnare così un modo di vivere in accordo con la realtà della vita quotidiana e in linea con la verità esposta e tutta del loto, come facciamo noi della stanza dell'ortidario, come fa tanta gente. Vivere il buddismo nella vita Vivere il quotidiana. buddismo nella vita quotidiana. Se noi invece noi si pensa, quando siamo in un posto siamo una cosa. Io sono la stessa persona. Cioè, questo poi dopo lo spiega meglio. Che sia fuori, che sia nella stanza delle orchidee, che dovete invece anche lì perché tutte le religioni ce l'avevano con Niscide? Perché ognuno voleva imporre il proprio potere della religione, e si vede anche oggi, perché comunque tutte le religioni a un certo punto ti dicano come ti devi comportare in quella religione. Per questo noi partiamo di spiritualità, perché la spiritualità è libertà. Infatti dall'esperienza di Nishide parte il lavoro dei tre maestri buddisti, Makiguchi, Toda e Ikeda. Ikeda afferma che il buddismo va vissuto nella vita quotidiana, quindi lo dice il maestro che va vissuto nella vita quotidiana, e nel modo di vivere come essere umano, perché noi a volte siamo da una parte si fa i preti o le sorine, da quell'altra poi si fa i fenomeni, esatto. Sto parlando di tutta la società. Certo. Nella vita, e nel modo in cui vivere come essere umano, in accordo con lo spirito trasmesso da Nishide. Josei Doda disse in un'occasione che la religione è una scuola per gli esseri umani, una forma approfondita di umanesimo. Allo stesso modo ha sottolineato che non si dovrebbe adottare né un Dio né un Buddha. Adorare né un Dio né un Buddha. Figuriamoci adorare una carica. Certo. Così in Italia si dice la sindrome del Papa, no?
Cioè, quando l'infallibilità del Papa, no? Cioè, no quello di ora, scusa, quello di questo è un fenomeno. Cioè, ti rendi conto la sindrome del Papa? Senti qual è il bravo. La sindrome del Papa che è infallibile, no? Quindi se uno, diventiamo tutti papi, sì, si diventa. No, dice, l'ha detto il Papa. E qui uguale, quando dici l'ha detto quello e c'ha la carica, magari non lo conosci. Non sai sa cosa nemmeno fa. chi è. Però l'importante è ha sapere... detto quello, allora, Come si dice allora? la sindrome del Papa. Bella ragazzi. Perfetto. E qui, ma allora ha Scusa, fatto quanti bene, figuriamoci adorare una carica. Questo qui, spera bene. Se considerati completamente distinti dalla persona comune, poiché l'oggetto di culto dovrebbe essere la legge immutabile. Quindi non dovrebbe essere una persona messa all'oggetto di culto, ma l'oggetto di culto. La legge. Poi ci sono anche oggetti culti che magari cercano di, come posso dire, Sviare. no, di fatti, come si dice, come ricattare. a volte ti ricattano, no? Eh. Se un pavesto... Però se segui la legge non ti fa ricattare. Esatto. Ma fu Makiguchi a gettare le basi per lo sviluppo del loro pensiero con la sua teoria di valore. Ora, Andiamo una foto. si può proiettare Makiguchi per far vedere com'è, no? Giusto? Stranamente abbiamo trovato una foto di Makiguchi che sorride. Sì, un pochino. Pochino, c'è quel sorrisino, quindi anche lui, dopo aver incontrato il suo talento, ha cambiato. Quello Ha cominciato a ridere. raccontato. E quel sorrisino, pensate, era perseguitato. Ma comunque. Filosofo della vita quotidiana, uomo pratico, come amava definirsi, per distanziarsi dai teorici, affermava: la verità richiede una prova, a dispetto di tutte le possibili spiegazioni. Per quanto numerose ed eloquenti, senza una prova concreta non si può parlare di verità. Quindi, parlare senza sapere è meglio stare zitti. Meglio tacere, ci sta. Sì. La correttezza deve inoltre essere provata attraverso esami attenti e razionali, non in base alle nostre sensazioni, a me mi hanno detto, io credo, ma con studi appropriati e liberi da inclinazioni emotive, da simpatie e di antipatie, pena la perdita dell'obiettività, perché si perde. Io per esempio, senza volerlo, a una televisione nazionale, a un canale nazionale, siccome diceva che loro invitano quello, quell'altro, cioè praticamente il partito che è al governo, e dice non ci vanno, dice ma noi continuiamo a invitarli. Io l'ho scritto, hai ragione, ma se invece voi di quel canale foste più obiettivi, forse la gente verrebbe, ma non siete obiettivi, eppure è un canale nazionale. Ha scritto un commento. E poi stranamente ho scritto così queste parole semplici, ho avuto l'approvazione di un sacco di persone che mi hanno detto sono d'accordo, è vero, hai ragione. Io non ho detto niente, ho detto semplicemente se foste più obiettivi, perché noi non siamo obiettivi. Questo era anche il motivo per cui Nishide, come si nota in molte sue lettere, analizzava approfonditamente i fatti alla luce soprattutto dei testi buddisti per arrivare a una chiara soluzione del problema, a differenza di quanto si fa oggi, per cui l'emotività spesso guida le nostre analisi della realtà. Qui, siccome si fa un'approfondita, bene, si analizza i fatti, lascio la parola a Angela che ha lei. Dice sì, continua Makiguchi. Non vedo nulla di più insidioso nel mondo di oggi della confusione tra verità e valore. Egli improntava i suoi insegnamenti alla creazione di valore che è insita nell'individuo e che deve essere coltivata e incoraggiata, affermando gli esseri umani non hanno la capacità di creare la materia, però possono creare valore ed è nella creazione del valore che risiede l'unico senso della vita umana. No? È incredibile, no? Come questa lettera scritta 8 secoli fa sia così attuale, purtroppo. Sembra che Nishide l'ha scritta ieri. E noi stiamo portando alla luce, come si è detto anche prima, questi scritti del volume 2, che non si sono mai studiati prima, no? Perlomeno in Italia. Perlomeno noi. Uno perché Nishide non l'ha scritti per tenerli rinchiusi in un libro, perché a volte abbiamo tanti libri nuovi e non si aprono nemmeno, no? E l'altro per aiutarci in questo momento così brutto, buio. Si dice sempre è un momento storico, sì, ma parecchio buio, no? Queste lettere ci aiutano veramente a stabilizzare di più la fede e la vita
e sono molto molto importanti. Anche avere rinnovare la spiritualità, no? Perché va rinnovata, e rinnovare il coraggio o un modo di pensare con una mente lucida per vedere cosa succede intorno a noi, come si parlava alla lezione di marzo, no? Da dove origina la guerra. Perché ho fatto questa considerazione? Perché anche noi come Niscere siamo stati oggetti di documenti falsi. Non è marzo, è aprile. Sì, aprile, scusate. No, marzo. No. Sì. Vabbè, quello della guerra. Insomma, quella della guerra, perché qui ci si capisce più. Sì, preciso. È vero, no, giusto. Io riprendo lui riprende me. No, Sì, siamo pari. l'attenzione, vedete? È vero. Cosa significa? Dicevo, anche noi siamo stati oggetti. No, ma sai perché? Perché se vanno a marzo, lo so, se vanno a marzo non la trovano, li si fanno ammattire. È vero. Invece, Vabbè, possono anche ammattire. Cioè, Marzo e aprile, sì. Non tutto è facile trovare, bisogna cercare. Anche noi come Niscere siamo stati oggetti di documenti falsi, bugie ed emendamenti vergognosi che hanno creato tanta confusione, paura, sofferenza alle persone e continuano a creare, perché non è finita qui. Anzi, ora si comincia a vedere i danni. E questo purtroppo non è pessimismo, io non sono proprio pessimista, però è realtà e non è che ci si può buttare sempre tutto alle spalle. È finito il tempo che si diceva andrà tutto bene, o a parlare fino alla nausea di resilienza. Io non l'ho mai sopportata questa parola, cioè mi ha sempre dato fastidio, perché l'ho sempre associata all'obbedienza, zitti e buoni. Però l'obbedienza non ha mai portato grandi cambiamenti, mai. A volte noi ci sentiamo piccoli di fronte a questi poteri, no? Io li chiamo poteri malvagi, perché non ci sono altre parole. Ma per un cambiamento, come dice anche il filosofo Marco Guzzi, prima di tutto ci vuole un processo di trasformazione interiore, no? E questo ce lo dice il buddismo, ce lo ripetono in tutte le lingue i filosofi, processo di trasformazione interiore. Però lui dice qualcosa di più, che a me dice una cosa interessante, che non ci abbiamo meno mai fatto caso. Lui dice ci vuole un cambiamento del nostro io, ma un io, dice, che trasforma radicalmente il suo punto di vista, cioè un io che trasforma radicalmente il suo punto di vista. E non è facile tanto capire né tantomeno metterlo in pratica, no? Perché come si fa a capire quando l'io trasforma radicalmente il punto di vista? È difficilissimo. Però si può vedere, no? Io ci ho pensato tanto, si può vedere cosa può cambiare, no? Ma è questo, come diceva prima Giovanni, ci vuole l'attenzione, tanta attenzione sui nostri pensieri, sulle nostre azioni e sulle nostre parole. Ma uno dice, ma cosa faccio? Tutto il giorno sto attento a cosa dico, a cosa... No, però ogni tanto, quando siamo davanti al gonzo, no? Che si dice sempre, adotta la strategia del Sud dell'Oro, siediti calmo e fa attenzione alle azioni che ha messo, alle parole, perché questo è molto importante. Scusate, no? Io faccio solo un esempio, me lo so fatto per conto mio, ho detto, forse ho capito qualcosa, no? E l'esempio qual è, no? Quante volte noi ci diciamo, leggiamo, lo diciamo agli altri, cioè quando cadi è importante che ti rialzi, non importa quante volte cadi, l'importante è che ti rialzi. Queste sono parole belle e anche hanno della verità, no? Però cambiamo punto di vista, cioè mettiamo in discussione questa frase, no? Io l'ho messa in discussione questa frase tante volte, perché ho detto, ma mica sono io che tutta la vita faccio su e giù, un momento c'ho una fede come l'acqua, l'altra dopo il fuoco, mi faccio manipolare, sento i discorsi di tutti, non c'ho una mia idea, no? Allora io faccio questo esempio per far capire,
mettendo in discussione questa frase, quante volte mi ricade, tante volte mi rialzo e ci accontentiamo così, allora la domanda che bisogna farsi, ma cos'è che mi fa cadere? E questo stravolge il punto di vista del nostro io. Cos'è che mi fa cadere? Perché devo capire questo. Allora, questa è la vera attenzione, no? E non è così difficile, ci vuole pazienza e mettersi lì e guardare. È necessario che io dica questo, è necessario che faccia questo. Cioè, la pratica serve proprio a porre attenzione su tutto questo. Ho concluso. Perfetto. Grazie. Lasciamo l'attenzione. Il Makiguchi diceva anche: gli esseri umani non hanno la capacità di creare la materia, però possono creare valore. Vedi? Ed è nella creazione del valore che risiede l'unico senso della vita umana. Lo dice un po' Angelo. Esatto. Va Questa bene. filosofia assolutamente pacifista, una parola affermativa. Assolutamente. Quindi quando noi invece si va contro qualcheduno, significa che non siamo più pacifisti. Siamo come si guerra. No. Ragazzi, Andrea, c'è questo. E quindi dice. Ed in sintonia col buddismo da lui abbracciato, lo portò in carcere, dove morì di stenti all'età di 73 anni. Seguito solo da discepoli. Solo da Tota, Davanti. Tota, Velatti andavano tutti via. Sono spariti. Non c'era nessuno, si piegarono tutti al potere, solo loro due. C'è sempre qualcuno che vuole codificare ciò che è morale e ciò che non lo è, per affermare il proprio potere di controllo. Però a questi usurpatori del nostro libero arbitrio rispondiamo con le parole del più grande presidente della Repubblica Italiana, Sandro Pertini, che affermò: non esiste una moralità pubblica e una moralità privata. La moralità è una sola, perbacco, Per dici. e vale per tutte le manifestazioni della vita. E chi approfitta della politica per guadagnare poltrone o prebende non è un politico, un affarista e un disonesto. Scusa, cosa vuol dire questa parola? Prebende. Soldi, tanti soldi. Ma Chi ha questi interessi, Prebende, tanti soldi. goi, la fetta. esatto, Sgay. gli sgay, si dice a Livorno, gli sgay. Quindi per questo si sta zitti sulle poltrone, perché siamo pagati e non abbiamo voglia di perdere il posto. Vabbè, prebende. E quindi lui per là dice: la moralità è una sola, o perbacco. Quanti esempi la storia ci ha dato affaristi e disonesti prestati alla politica, che dovrebbe invece tutelare gli interessi dei cittadini, perché vanno al governo per tutelare gli interessi dei cittadini. Questo stava dicendo Nietzsche, no? Cosa dire oggigiorno degli scienziati schiavi del denaro, la cui unica preoccupazione dovrebbe essere quella di migliorare la nostra condizione di vita e di salute? Questi scienziati non ubbidiscono certo al consiglio dettato da Albert Einstein, quando affermò: la scienza senza la religione è zoppa, la religione senza la scienza è cieca. Non aggiungiamo altro, ma vi invitiamo al prossimo congresso della Stanza delle Orchidee, in collaborazione col Centro Studi Invixo, a Chianciano Terme, dal 23 al 25 giugno, dove approfondiremo il rapporto tra spiritualità e scienza. Sì, esatto, spiritualità e non religione, perché noi è intitolato il congresso Scienza e Spiritualità, un incontro necessario per una nuova umanità. Questo è il tema che noi abbiamo scelto, quindi la seconda fase per finire lo studio sarà proiettata il 22 maggio sempre di questo mese. Grazie a tutti, Grazie. buona serata. Grazie per l'attenzione, per l'ascolto, per il sostegno. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Buon appetito ragazzi. Arrivederci. E ragazzi. Buona cena. Buona cena. Naturalmente anche lo so.